Sei invecchiato, sai? Sì, eh? C'era un po' di capelli bianchi. Siamo invecchiati. Siamo invecchiati un po'. Volleyball has taken me all over the world. PRi NoiR. Today we are here in Istanbul. Bienvenue à Paris. Beyond the tournaments, every destination has its own people, each carrying a story that most people never get to see. That's the idea behind rotations, a VNL show. Different worlds rotating through the same system. We will talk about what keeps this game moving and the people sitting across the net or the table, who turn out to be a lot like us. I sit down with those who play volleyball at the highest level. Let's go! Bienvenue à Paris. Today we are here in Paris, one of the most visited cities in the world, where life happens outside. Today is one of the hottest days in Paris ever. So, nothing better than an ice cream. Next guest, a really big friend, one of the most iconic players. He won the Olympic gold medal 2 years ago, right here in Paris. Ciao Bru! Tudo bom? Tudo bom, caralho? Come stai, Fra? A posto, bene, Fra. Grazie di essere qua con noi oggi. Facciamo una bella intervista, tranquilla. Un po' di pallavolo e per la vita. Una bella giornata a Parigi. Bella giornata a Parigi, c'è poco caldo. Dove siamo? Dove siamo andati? Copacabana? Sembra più Copacabana qua, Stiamo bene qua? No, stiamo bene. Siamo al Jardin des Plans. Jardin des Plans. Jardin des Plans. E adesso andiamo... Panama. Ça c'est Panama. E adesso andiamo al Seine. Sur la Seine? Sulla Seine. E andiamo lì, facciamo una bella chiacchierata sulla barca. Ci sta. Fra, com'è? Adesso qua a Parigi, Fra, bello. 2 anni fa, sei stato un bel momento qua, no? Che ti ricordi? Olimpiadi? Gli ho detto questo all'inizio. Cosa... Lo so che vieni spesso qua per lo studio, per No, amici. facciamo qua quando vengo è solo musica. Solo musica. Quando vengo qua è solo musica. Io vengo di Poitiers. Però qua a Parigi sempre quando arrivo in stazione o con l'aereo o in stazione con il treno, sempre questo pensiero c'è. C'è. Le Olimpiadi, Fra. Olimpiadi a casa, sono Olimpiadi pochi che hanno a casa. vinto. Sì, eh? Fra, siamo arrivati. Ti ho portato in un posto qua. Mi sa che siamo abbastanza Parigi qua, abbastanza francesi, no? Abbastanza francese, secondo me oggi stiamo bene. Stiamo bene. Stiamo Al tranquilli, sole. al sole, facciamo Un aperitivino. un aperitivo dentro la barca. Sei invecchiato, sai? Sì, eh? C'era un po' di capelli bianchi. Sì, siamo invecchiati. Siamo invecchiati un po'. E ti ho trovato bello giovane. Bello carico. Hai cambiato da quel giovane che è arrivato lì a Modena febbraio di 2014, mi ricordo. Come se fosse oggi quel giorno. Fra, ero senza maturità, no? Tutto subito, Ok. prendiamo All in. all in. Senza... Andiamo. Sì. Adesso un po' più... Riesci a avere un po' più tranquillo. Ho 3 bambini, Sì. Sai, un po' più di maturità Sì, adesso. sì. Però qualche volta, sai, ci serve anche questa Ci serve cosa questa di, cosa. Sì. di follia. Ma tu è arrivato lì, 2013. 2013, Sì, no? esatto. Ma tu Allora 2013. lui era piccolo quando sei arrivato a Modena. Ah, E adesso era era così, nato. era appena nato. nato. Quanto Quando lui sono- anche ha cambiato la tua vita, parlando di questo così. Fra. Secondo me, ti dico la verità, Perché io non ho figli, magari non riesco a quando ancora sono arrivato- avere questo. Quando sono arrivato a Modena, che siamo Conosciuti. conosciuti, però che abbiamo giocato insieme, ma tu era piccolo, Fra, ero ancora dovevi dirlo, una testa di cazzo. Sì. Ero ancora, Sì, non avevi ancora capito sì, cos'era. avanti, dopo ho capito, quando lui è cresciuto, che sono un esempio per lui, bla bla bla, sai. Queste sono delle cose che la gente dicono, però quando tu sei padre, qualcosa cambia. Cambia. sai. Sì, E anche tu l'hai visto come, secondo me, come Come tu l'hai vissuta.
come io, quando io sono arrivato giocavo con te e poi dopo 1 anno, 2 anni, Piano piano tu inizi a ci vedere sono delle cose che cambi. cambiano. Sì, la responsabilità, le E poi il cose. secondo, e poi il terzo, e È così. adesso siamo dei vecchi, fra. Sì. Adesso è ora che io faccio anche, no? Sì. Adesso che ho la ragazza. Sarebbe ore. Adesso è ora. Allora. Però no. Ma cosa tu, bambino matrimonio o matrimonio bambino? No. Andiamo dentro, raga. Fra, siamo qua adesso, eh? Adesso siamo qua. Adesso vogliamo parlare adesso. Abbiamo parlato un po' di famiglia, tutto. Quando sei arrivato in Italia così, cosa per te è stato la cosa forse più difficile? Perché un giocatore quando esce dal suo paese, tutto, tanti dicono non è semplice perché hai bisogno di un po' di tempo per abituarsi a qualcosa. Sai, io quando arrivo in Italia, che vado fuori Francia, ho un culo così, fra, perché arrivo in una squadra incredibile. Ok. Leandro Visotto, Mastrangelo, Nick Gribic. Arrivo in una squadra di star e mi prendono proprio come un figlio, non come un piccolo fratello. Sì, Mi prendono come un figlio, fra. Ma tutti qua, cioè proprio tutti. E quindi sono arrivato in un ambiente che era perfetto per te. fra. Per la prima volta fuori. Prima volta fuori ho 7 padri. Quindi sono arrivato un momento buono per me. Sì. In una squadra che mi voleva bene anche. Sì. Tutto è stato molto più facile, anche con un allenatore. Io era Gulinelli, che vabbè, i padri l'hanno mandato via dopo 2 mesi, però dopo è arrivato Camilo Placci, che anche lui, fra, la moglie veniva a casa, mi faceva le lasagne, mi portava, capito? Cioè, fra, proprio in un ambiente che tu sai come sono fatto. Sì. Io da quello che ti conosco sempre tu hai bisogno di sentirti a casa per essere te stesso, no? Esatto. Per avere la libertà di esprimere tutto il tuo amore. La mia prima esperienza è stata così. È stata così. E Quasi più bello della Francia. Quando arrivo sono il figlio dell'allenatore. Sono arrivato lì eri una persona. Era più bello ancora della Francia, capito? Ho capito. Quindi tutto è stato molto più facile per me, secondo me. Sì, e dopo c'è l'esperienza in Russia, che diciamo, è un paese che a quell'età secondo me non è semplice, è difficile. Ma non è che mi hanno fatto qualsiasi, è solo che è un altro mondo. E a 21 anni non esiste. Non sei ancora pronto per questo. Non sei pronto. Questa è una cosa che secondo me le persone qualche volta non capiscono, che certi atleti scelgono di andare magari perché devono cambiare la vita della famiglia. Io sono andato lì solo per mio padre, capito? Non per i soldi, solo perché per mio padre era difficile dire di no lì. Di dire no, però quando sono arrivato lì era dura. Molto dura. Sì. È quello che le persone devono capire, che magari in altri sport, calcio o basket, tu fai una scelta magari per i soldi, però ti ritrovi in un mondo molto diverso e che magari non sei abituato, però devi cambiare la vita della tua famiglia, magari è per tuo padre. Ci sono delle cose che tu pensi nella scelta, tu dici ma perché sta andando là in Russia? Mi ricordo tipo verso dicembre, meno 35 a 21 anni. Siamo qua a 40 adesso. Qua siamo a 40, Era meno 35. E mi ricordo la sera, cazzo, alle 6, notte, buio, nel mio appartamento in Siberia con jacuzzi, sauna, bla bla bla. E non ero felice. Non ero felice. Cosa dovevo fare? No, questo è tosto. E dopo c'è sicuramente, secondo me, uno dei capitoli più belli e importanti, almeno io dico a tutti, no, che tu sei stato e sei un fratello proprio, e quando siamo arrivati a Modena, no? Che lì sicuramente ha cambiato la nostra vita, perché come tu avevi questa cosa con tuo padre di essere allenatore, io in Brasile con mio papà, c'era sempre quella cosa di relazione, in nazionale per il suo papà, non so, e io, Modena è stato il posto dove sono potuto esprimermi come Bruno, perché le persone non si fregavano di mio papà.
e dopo sei arrivato lì e abbiamo creato una famiglia. Quali sono secondo te, diciamo, le parole, i pensieri che vengono nella tua testa in quegli anni lì? Io dico sempre, ero ancora a casa mia a Poitiers, no? Sì. 2 giorni fa. E ho detto, ma sapete che alla fine, se non andavo via di Camerun e non buttavo via tutto così, questa carriera non l'avrei mai avuto, perché la mia carriera è iniziata davvero quell'anno lì, quando ci siamo trovati a Modena. Fra, è cambiato tutto, ma anche non solo pallavolo, anche il modo di essere, Sì. anche il modo di vivere, di condividere, di capire, di apprendere a capire cosa è una squadra, cosa è la squadra. Quanto è importante questo? Fra, oggi, per me, non vince chi ha i più forti. Nella pallavolo Vince chi ha la squadra. vince chi ha la squadra. È così. Tu puoi fare i nomi, prendere i più forti, pagare. Se tu giochi contro 14, 12, Che sono lì come giocatori, come delle rocce non vinci insieme. Non vinci mai. Non vinci mai. E Angelo è stato per noi una delle persone più importanti per la nostra vita, no? Angelo Lorenzetti, il nostro allenatore lì a Modena. Fra, Angelo mi ha insegnato a essere un uomo, mi ha fatto diventare una persona diversa. Questo è lì e nessuno lo può cambiare, capito? Così. Quello che abbiamo vissuto. Incredibile. Noi diciamo che sempre che quello scudetto nel 2016, che eravamo a Modena, che oggi no, quest'anno ha fatto 10 anni, è stato sicuramente una delle gioie più incredibili che io abbia mai sentito, no? Io ho vinto col Brasile tante volte. Per me giocare per il Brasile è sempre stato il mio grande orgoglio, però Modena è diverso. Sai che sempre la gente chiede, no? Tuo più bello titolo. È normale di dire le Olimpiadi a casa, Sì. però questo titolo Quell'8 maggio 2016 è differente. È differente. sì, quello è una cosa. Non è stato un titolo, è stata una stagione. È stato non una stagione, sono stati quasi 3 anni. No? Sì. È stato un percorso che abbiamo fatto insieme, che quello era proprio la ciliegina sulla torta, no? E in 3 anni siamo diventati dei uomini. Sì. Non solo dei campioni. Sì, no, dei uomini, davvero. Davvero. Quello era. Con Katia, Sì. Con Katia, la mamma. la mamma, che tante volte abbiamo litigato, però con tante volte Molto saudade. La mamma. che ci ha fatto così tanto bene con quella squadra incredibile, no? Ci ha sgridato qualche volta. Sì. Eravamo un po' matti, no? Eravamo un po' matti. Sì, non era semplice tenerci. Ha dovuto battagliare. Sì, e i tifosi di Modena. No, ci fosse vedere. Ma c'è stato. Dobbiamo parlare. Sì, quello è stato troppo bello. Irriducibili. Irriducibile. Ogni mattina vado dal mio figlio nella sua camera. C'è La sciarpa. Tutto, la sciarpa. Non metto mai in storia, no? Perché sai, tu gioco delle altre parti. Sì. Però C'è Matisse, la sua camera, fra. è solo Modena. È solo Modena. Solo Modena, fra. Quando tu sei arrivato con la nazionale, no? Tu vieni di tuo papà, la famiglia tutta del Camerun, tu sei venuto in Francia. Quando sei arrivato in nazionale, qual era, diciamo, quanto è speciale per te anche essere lì? Sai che io sono arrivato in 2010, sono stato il primo Di questa generazione, no? Con Tonuti e loro. e Leroux. Ma siamo arrivati un po', sai, che cazzo facciamo qui? Un po'. Senza il senso di appartenenza. Sì, non era una famiglia, non c'era un cazzo, cioè siamo arrivati lì, abbiamo vinto giovanile europeo, mondiale, bla bla, siamo arrivati lì e secondo me non abbiamo capito dove siamo perché era un'altra atmosfera tutto. Poi è cambiato quando Cili è arrivato, ha detto Cambio, ringiovanisco la squadra.
capito? Perché adesso io sono vecchio. Io adesso siamo noi vecchi. Quindi adesso ci sta anche, adesso basta i vecchi, i giovani vengono, ci sta. Questo è il processo. No? Questo è il processo. Però noi siamo arrivati proprio a quel momento e quando Tile è arrivato ha cambiato tutta la generazione, ha preso tutti la nostra generazione, quindi è stato dura, però abbiamo continuato un processo che esistava già da 5-6 anni. Perché eravate giovanili, Insieme, under 19, under 21. e secondo me sapevamo cosa era il sacrificio di un'estate per vincere. E è stato veloce, no? Perché alla fine voi 2013 che inizia tutto questo, 2014 eravate semifinali già mondiale con noi quella volta. Dopo 2015 World League, che è la vecchia VNL, già avete vinto e tipo voi avete fatto tipo veramente un lavoro. Siamo cresciuti molto veloce con questa generazione, ma poi siamo sempre rimasti stessi. Sì. Se tu pensi a una parola o un pensiero di questa generazione francese, così. Io penso che il cambio della nostra generazione è il mondiale 2014. Quando perdiamo contro di voi in semifinale 3-2, però quando siamo tornati a casa io mi ricordo il messaggio di Toci, di Tonio C, di tutti i nostri messaggi. Ragazzi, ci siamo, possiamo farla. Adesso lavorare, che la prossima volta che becchiamo il Brasile, no, ma eravamo questa fiducia, quella sconfitta, che è buona. Quella sconfitta in 2014 del mondiale è stato per noi il momento del switch, perché abbiamo detto cazzo ragazzi, la possiamo fare. E la parola, tipo se viene un pensiero per questi anni, per questa cosa che voi avete creato, famiglia. È quello. Alla fine è questo che fa la differenza, no? Famiglia, nessuno che si tradisce, nessuno che parla male dell'altro perché bla bla bla. Famiglia, problema, dritto. Questo è la squadra. Problema, si va dritto è così che risolvi per me. E per questo io, non è perché sei tu, però sempre mi dicono il ruolo del capitano. Per me tu sei stato un capitano per me incredibile, perché io ne ho fatto, eri incazzato qualche volta, ma non è che l'hai tenuto per te per una settimana e facciamo una settimana di merda in palestra. Tu venevi a casa, Earvin, questo dobbiamo risolvere, risolviamola subito, capito? Ok, ma anche con me, ma con tutti. E per me questo è la squadra. Questo a un certo punto tu puoi avere tutti i giocatori che saltano 1,5 metri, che sono più fisici, ma sì, il cuore non c'è e che non hai la squadra, alla fine non vince. O non vince quelli importanti, quello che Forse vince una coppa perché sei più forte, ok. Di tenere così, di vincere le grandi manifestazioni hai bisogno di più di questo. Più della tecnica, più della tattica, più del fisico. L'onestà, il cuore, la comprensione di chi hai vicino, capito? E per me questo è il più importante. Per me questo è il più importante. E questo mi ha insegnato Angelo e Modena. Quei giorni, quei momenti. Quegli momenti, sì. Qual è la cosa tipo che ti viene in mente quando tu stai giocando? Tipo perché questa è una domanda che forse le persone hanno voglia. Tipo, cosa pensi? Sai come una roba che noi, secondo me, questo lo prendiamo proprio come un gioco, no? Quando alleniamo, ci divertiamo. E poi, quando tu ti diverti mentre stai allenando, mentre fai il tuo lavoro, tutto pensi più semplice. Certo, 23 pari non è che fai dei scherzi, però qualche volta un po' di un po' è un show, champagne, pallavolo frizzante, pallavolo frizz. Quante volte abbiamo detto questo? Pallavolo frizzante. Oggi adesso. Io mi ricordo facevamo, ti ricordi, a Modena facevamo riscaldamento, prima del 6 contro 6 c'era Angelo che era lì molto serio e io ti guardavo e ti dicevo oggi pallavolo frizz o no? Però qualche volta anche il pubblico no, è uno show, devi divertirti, secondo me
Però quello che ti muove è questa sensazione. E un'altra cosa, sei stato 2 volte campione olimpico, 2 volte MVP e sei la stessa persona, tipo questo non ti ha cambiato. Lo so che questo era un obiettivo tuo, noi abbiamo sempre parlato. Era il tuo sogno anche, ma com'è stato per te? Come la vivi questo? Tipo... È molto difficile nel senso che tu arrivi a un A un livello? di pallavolo, di volley Concentrazione, che io non sono mai stato concentrato come all'Olimpiadi a Parigi. E adesso che abbiamo una persona importante, un amico tuo, perché parleremo di una cosa che secondo me è molto importante nella tua vita, che è la musica. Quanto la musica è importante per te? Secondo me tutti abbiamo una roba che Il rap. devi uscire da quella pressione, devi uscire di quell'ambiente di allenamento. Ci sono che fanno design, Sì? ci sono che Disegnano, c'è chi... Io la musica da quando ho 13 anni. Ho iniziato musica prima di giocare con una squadra di pallavolo, capito? E chi portiamo tra oggi qua? Qua portiamo PRi NoiR. il big esprit. Our next guest, because today is a special day. No. J'étais là où lui, normalement, il est. Ça va, mon frère? Ça va? Merci beaucoup. Hein. La pêche? Non, avec plaisir, avec plaisir. Fra, vuoi introdurre PRi NoiR? Earvin NoiR, un des meilleurs rappeurs français, qui nous fait l'honneur d'être là. Ouf. Laisse ça, frère, arrête de faire le vegan. Oh, nice to meet you, bro. Nice to meet you, bro. Honor to Umile. have you here. Umile. PRi, I know you have sports in your vein. You started playing football, American football. Yeah, that's right. How was that in your beginning? Like, what sports gives to you? Okay, I'm going to continue in French. No, don't worry. Non, ouais, j'ai fait du foot américain. J'ai été champion de France 2 fois. 2 times champion of France, of US football. Et en fait, ça arrivait à moi au lycée. J'étais au lycée et j'aimais beaucoup la culture américaine. Et du coup, j'avais 2 personnes dans mon lycée, dans ma classe, qui jouaient au foot américain et qui sont venus avec les équipements. Et il y avait trop de style. Too much style, too much flow. So I was like, okay, I want to be in it. Yeah. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'initier au foot américain. Et puis après, j'ai vite appris et jusqu'à devenir champion de France. Donc c'était une bonne expérience. Champion de France. Ouais, 2 fois. Carrément. Two times. Tu m'avais pas dit. Back to back. Back to back. Tu m'avais to pas back. dit ça. Ouais, Flash de la Courneuve. Au Flash de la Courneuve. Ok, lourd. Ouais. En plus, c'est un lourd club, ça. Ouais, c'est le meilleur club du Yes, and we have French champion of American football and 2 rappers. So, and when music starts in your life, and when you met like Earvin, when you heard about Earvin? The music starting at the same time of the beginning of my career in American football. Ça arrive en même temps. Et Earvin, je l'ai connu avant le premier titre de champion olympique. Juste avant Tokyo. Ouais, juste avant. Comme j'aime beaucoup le sport en général, j'avais commencé à regarder les joueurs qui sont forts dans des disciplines différentes. Et je suis tombé sur lui au volley. Et en fait, ce qui m'a impressionné, c'est que c'était pressenti comme le meilleur joueur du monde au volleyball. E en étant français, c'est là où je me suis intéressé à lui. Sai che una cosa che mi dicono molto in Francia è che da noi la pallavolo è un sport, diciamo, di basso e soprattutto 10 anni fa era un sport di bianchi in Francia. Era così. E sono stato Quello da fare questo cambio. quello che ha fatto questo cambio, che la gente dei quartieri, la gente Iniziato a seguire. un po' che mi assimiglia, Sì, è iniziato a
a seguire la pallavolo anche in Francia, capito? E prima di Tokyo perché io sono un fan di rap, no? Sempre. Cioè, tipo Esprit mi ha conosciuto molto dopo che io l'ho conosciuto lui, capito? Spri, you started so early with the music. What was like in your soul? What you want with the music? Franchement, ça arrivait par hasard. Hein. Ça arrivait vraiment par hasard. C'est juste que je suis parti aux États-Unis quand j'ai eu mon bac. Je suis parti aux États-Unis. J'ai découvert une chaîne qui s'appelle BET là-bas. Et là-bas, il y avait beaucoup de clips américains. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à écrire. Parce que je me suis dit, je me suis prêté au jeu, je baignais dans le berceau du hip-hop. Et j'ai dit, bah, je vais essayer d'écrire. Et en fait, au fur et à mesure des rencontres, etc., avec des rappeurs de Paris, là, j'ai commencé à me mettre dans l'apprentissage. Learning of the way of rapping with the technical stuff, you know. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment me prendre au jeu pour être à la base juste le meilleur parmi les meilleurs et pouvoir rapper avec les rappeurs français que j'écoutais e c'était juste ça mon ambition alla base. E tu, la tua storia con la musica, da dove viene questo amore? È quello che ti ho detto prima, Esprit mi ha conosciuto molto dopo, ma molto, Che tu già che conosci. io lo conoscevo lui. Perché quando Esprit secondo me è un po' più vecchio di me, io quando ero giovane ascoltavo Esprit, capito? Lui è stato un'ispirazione anche a livello di musica perché loro, la sua epoca, suo stile, ma anche la sua epoca, per arrivare lì dovevi avere fame, fra. Fame. Come noi quando siamo arrivati. Tu non potevi giocare, pretendere. Tu non potevi neanche pretendere di essere nel starting six se non avevi fame. Se non avevi... Fra, loro avevano la fama, fra. Appena tu andavi, era l'epoca di YouTube, no? Che YouTube è arrivato, tu aprivi YouTube, mettevi rap, lui c'era. Capito? E quindi è una cosa di... E io ho iniziato così la musica, che cazzo, questi qua a Parigi vanno sulla strada, rappano, si filmano. E parlano della sua vita. E la vita, ma Della vita reale. stanno dicendo delle cose che noi stiamo vivendo, ma non a Parigi. Sì. Chiudono fuori, qui eravamo lì, è iniziato così fra alla fine. Sprit, Wait. you come from Guinea-Bissau, you told me. And Senegal. You took something from there for the music, because I know Earvin likes some beats coming from Africa, and you took this for your music too. En fait, j'ai pris des choses du Sénégal, mais inconsciemment. Et j'ai appris plus tard, quand j'ai commencé à chercher pourquoi j'avais cette impétence pour la musique, j'ai appris que ma grand-mère était un griot. She was singing for the wedding and stuff like that. My grandmother. Okay. But I learned this years after I starting to make music. Mais j'ai pas encore trouvé la formule pour pouvoir intégrer la musique du Sénégal ou de la Guinée-Bissau. Mais là, dans mon prochain album, je vais prendre un son de Guinée-Bissau qu'on met beaucoup au mariage, justement, pour commencer à ramener cette culture-là, ma culture qui vient de la Guinée-Bissau et du Sénégal. I think that when we start, we have a passion in our work. For sure, we cannot forget where we are from. Like every time I was in Italy, but I'm from Brazil. My most pride thing is to play for the national team, and I remember I was young, and our style, Brazilian style. I think that's it. We need to remember our roots, our, who we are and where we're from. So it's really nice to understand how much this is important for Sai che us. noi comunque siamo stati, anche se non abbiamo finito, Sì. però siamo stati dei fortunati. Sì. Dicevo che siamo riusciti, siamo molti fortunati perché siamo riusciti per
3 anni, 4 anni, 5 anni, non so, però sempre a creare una cosa che vinciamo, ci divertiamo, ma abbiamo dei principi e dei valori che ci... Famiglia. Che- e questo siamo molto fortunati, e anche sul fatto di... perché era molto duro per te il fatto che tu sei in Brasile, tipo. Sì. Io lo sentivo. How many times I spent Christmas with him, you know, in his house. nice. It's very nice, yeah. Tout le temps. So for the collective sport, like volleyball is, you need one each other. So if I have this, I can die for it. Yeah, that's true. That's true. I learned this way of playing and of being a human by the U.S. football. When I play U.S. football, my coach say, "You are young, but every single player in this place will be a link for you for life." Even you don't see each other like 5 years, 10 years, 20 years. If you will see each other in 20 years, there is a good connection. real connection. So I understand this. Noi un anno, più o meno, matrimonio di... Sì, 1 year, I don't see you. Okay. un anno che non ci vediamo. We don't see each other for 1 year. But it's like... But it's like when we start to, it's the same. C'était hier. It's like if I see you yesterday, it's the same. For me, it's always like something because we need preparation for everything that we do in our life, like work and preparation to prepare something. And for us to prepare a season with the national team, to prepare a season for the club, you need to have like goals and how to work, how is to prepare for an album. I know that you are doing a new album, and what is the concept with this album? What you want to, you know, do with this album? En fait, ce qui est spécial quand tu prépares un album, je pense comme dans le sport, c'est qu'il y a un contexte autour. Il y a des choses qui se passent autour. Soit ton précédent album a bien marché, soit ton précédent album a pas marché. Comme Tu une vois. compétition. Comme une compétition. Avant, t'as gagné. Voilà. Avant, t'as dû perdre. Voilà. Comment tu prépares le Et prochain ça joue beaucoup sur la préparation de ton prochain album. I think in the sport, it's like, doesn't matter. I know that it's different because when you win, you have, you know, a lot of confidence to go to a new season, to a new tournament. And when you lose, it's different. But in the end, the context is you need to be the same, like the same hungry, you know, the same passion that you put every single day, you know. Quando, And I know. per me, quando non hai più fame, è un problema. I see. It's about Quand hungry. t'as plus faim, c'est une Ouais, galère. c'est un problème, c'est un problème. C'est une C'est un galère. problème. Quand t'as plus faim, c'est une galère. Tu peux avoir gagné avant, tu peux avoir perdu avant. Ouais. Tant que t'as faim, C'est bon. That's the example that I had when I started in the national team in 2006. Brazil had won everything before. Olympics, World Championship, everything. I started there, and I remember we started to practice like really early, you know, we are normally 9:30. We practice 7:30. And I saw that guys that won everything. We have Giba, we have Sergio, that guys working like they never had won before. You know, it's like, man, I am 19 years old. I'm that for the best example for me. You know, like these guys still hungry, even if they won like Olympics, World Championship, and they are still the same. You know, the same passion. That's crazy. ma tu sei arrivato in un momento che la tua squadra Sì, era la più forte Sì. di tutti i tempi. sì. Yes. Quando arrivi lì devi star zitto e lavorare. Sì. Sì, sì. Era per Io sono No. arrivato Sì, sì. In altro contesto. et lui il est arrivé en fait 19. à 19 ans, il arrive dans une équipe du Brésil qui est triple championne olympique ou double championne olympique, triple championne du monde. Elle a les meilleurs joueurs du monde, mais
tout poste confondu, c'est les bestes. Et lui, il arrive. C'est-à-dire que quand en fait il arrive, il est obligé de se mettre une discipline de narvalo. Et en plus, c'est les méchants. Les gars avec qui, tu vois, les anciens avec qui étaient triple. C'est des méchants, frère. Et c'est pour ça que lui, il est dans une discipline depuis qu'il a 19 piges. Frère, c'est tout droit. C'est une dinguerie. Lui, là, il est arrivé dans une dinguerie. That's different. Il est arrivé dans une dinguerie. Et c'est vrai, hein. It's different. It's different. Moi, je suis de Paris. À Paris, le rap, c'est spécial. Oui. Il y a une école. Il y a une école. Yeah, let's go. Very The school. That's cool. Yeah. Avec beaucoup de codes que tu dois ou pas respecter, mais tu sais que derrière toi, il y a des gens qui sont très, 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 très forts. Tu vois? A Parigi, il rap Forte. è forte. È una scuola. E da dove viene lui? Ancora di più. Non puoi dire faccio rap e sei lì. Sì. Se tu fai rap, Ce l'hai uno standard da c'è un andare. standard. Tu devi lavorare per quello. La disciplina del lavoro. Anche quello che non fa rap è quello che è bello. Sì, Anche quello perché che vendono... non fa rap. Se tu vai un po' giù, lui ti dice no. Capito? Tutto E il questo- movimento Sì, sì, sì. ti fa andare su. E lui è arrivato così, con della gente che era prima di lui, che eravano lì, come te. Lui ha visto lì Quindi e- lui ha avuto una disciplina. per arrivare a quello. You were watching that guys. Like, Only that guy. I want that guys. Yeah. I want to be like them. I want to be on the same level. Yeah. And when you practice a lot, you arrive at a certain level. Yeah. And it's like for me, it's like when I practice in a good way, like I know I have the dedication like every day. Seems like when I go to the match, I'm prepared. I'm okay. You know. I know. You know- I'm confident, you know? I'm confident that I can do my job, you know? So that's the thing, how I prepare. And for you, like in a concert, how is the même, preparation? même un freestyle, un truc. Yeah. Tu sais, quand To t'arrives have au, something or it's t'arrives au just- chromie, tu sais que t'es prêt, frère. It's different. It's different. Album, freestyle, Oui, and concert. bien sûr. Mais La préparation, elle est différente. ouais. Hein? Et quand t'arrives derrière le micro, si tu t'as préparé un freestyle, tu sais que t'es prêt. Oui. Tu sais que t'es prêt. Par exemple, freestyle, C'est un match. pour le freestyle, c'est comme un match. C'est comme un match. Je regarde mes adversaires. Ok. L'école d'où je viens, Ok. c'est l'école de la section d'assaut, qui est un gros groupe qui a changé la face du rap français et tout. C'est une école où j'observe mon adversaire. Donc je regarde ses skills, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait. Et du coup, moi, je vais pas me caler sur ses skills, mais je vais adapter mon rap à ce que lui va faire. È come il match. Sì. Tu ti prepari per giocare contro quella squadra. C'est ça. Against that team. C'est ça. You're gonna prepare against that guys. C'est ça. And even a lot of time you have a lot of guys around the table. Yes. So you have to prepare against each guy. That's a chess. Like it's C'est ça. a strategy. Ça c'est pour les freestyles. Ça c'est pour les freestyles. Après pour les concerts, c'est tu veux faire plaisir au public. Tu veux faire plaisir. Donc tu vas choisir les morceaux que le public a bien aimé. Tu vas aussi choisir des morceaux que le public n'a peut-être pas compris, mais que toi t'as aimé. Et après sinon, le concert, le reste c'est que du kiff. Ouais, c'est que tu kiffes. Come tu prepari il concerto e come forse, ok, è il nostro match a noi. Sì. Noi stiamo giocando la partita quando tu prepari il concerto. Quando arriva il concerto È già la fine, Però- è il è bello. è il bello. Noi quando arriviamo alla partita è bello, ma non è uguale. No. That's what I really want to do inside the court. A lot of times we did that. In Modena we enjoyed to play. Like it was, for me, we know that in sport we say like prime, our prime. It was our prime. We were like, you know, in our best. So we can do whatever we want, and we were like fresh, young, and then it's
it's different, you know. But sometimes you are a little bit nervous. You don't know what will happen, you know. And you cannot enjoy like you want, you know. Even if the most difficult part is every day, like the process, you know. That moment, the concert, the match should be the moment that we have to enjoy. But sometimes it's not so easy, you know. It's not like that. No, it's not like that. Bah, après, c'est les concerts aussi, c'est un moment de pression. Hein. En fait, ça dépend. Parce que, en fait, ce que tu dis par rapport au match, ce qu'il dit par rapport au match, en fait, ça arrive dans une carrière. Ça veut dire, au départ, quand tu commences, t'es personne. Donc, tu vas aller dans un concert, personne te connaît. Donc, toi, tu arrives avec la grinta, tu veux tout arracher, tu veux que les gens sentent que, voilà, tu as du talent, etc., etc. Con l'esperienza che primi concerti tu arrivi giovani, vuoi massacrare tutti Parce que personne te connaît. adesso non ti conosce. Nothing to prove. Or everything to prove. Yeah. But nothing to prove, but everything. To lose. Nothing to lose. Nothing to lose, everything to prove. In France, the expression is like, I know my karate. Yeah. I know my skills. So, I have nothing to lose. I have nothing to lose because I know my football. That's perfect. I know my volley. Yeah. You know? I know my volley. On va la ramener celle-là. Je connais mon volley. Je connais mon volleyball. My agent, Giga, tell me all the moment is, you know, having nothing to prove. You want everything. But here, it's sometimes it's most powerful than us. You know, it's like you think about like I have something to lose. You know, and that's the worst way to think about. Io penso che dico qualcosa adesso per chiudere il capitolo. Ok. Ho fatto il mio primo Concerto 4 anni fa, 5 anni fa. Ho avuto più pressione di andare a fare quel concerto dove c'era 1000 persone, 1500. Ho avuto più pressione a fare questo concerto che la finale olimpica. Because in rap, he didn't know his karate like in the volleyball. C'est pour ça. Because it was the first J'ai time. ressenti une pression que j'avais pas ressentie depuis longtemps. Peut-être depuis que quand j'avais 16 ans. Les concerts, j'aime trop. J'aime trop les concerts. J'aime trop. Hanno già bracciato. Lui, C'est ce que je préfère. adesso È il è come noi andare C'est ce que a je préfère. giocare, C'est ce que je préfère. C'est pas dur. C'est pas dur. C'est pas dur. Alors que le a studio. giocare una partita contro Vivo Valencia o... Quell'epoca contro Perugia? Sì. Quell'epoca. È come andare a giocare contro Perugia in 2015. Rapid fire right now. One word, Paris. What does this city mean to you right now? Meilleure ville du monde. Opportunité. Opportunité. Important. What does home mean right now? Home. Pour moi, la maison, c'est être avec les gens que j'aime, star con la gente che mi sta vicino. Poi, fra, enjoy, eh. La maison, c'est enjoy, eh. Safe place. Safe place. Safe place. Yeah. That's it. Magic Johnson or Zidane? Who shaped your game more? Magic ha influenzato mio padre. Zidane ha influenzato miei amici più grandi. Ok. Mbappé. Io sono con questa generazione. Con questa generazione. Capito? Giusto. Zidane, parce que Zidane, en fait, le mec, il vient des mêmes endroits que nous. Drop one line about this episode right now on the spot. Sur l'épisode, Épisode. Henry, stiamo bene. If today become a track, what's the title? One life. One life. One life. Name something on your bucket list. The next thing you want to do, like in your life. I need to do this. Devo vincere le Olimpiadi per la terza volta e far terzo MVP a Los Angeles. Ooh. Possiamo Bucket avere degli list. obiettivi. Bucket list. Okay. A memory from VNL. Per me l'ultima che abbiamo vinto, forse 24. A Bologna. No, 2024 avete vinto. Sì? Prima delle Olimpiadi. Vedi, non mi ricordo. Quella prima. a Bologna. Che eravamo con un gruppo che... Speciale. speciale. Lì, quel giorno lì di quella finale contro gli Americani. americani, lì ho saputo
ti giuro, fra, che ho saputo che siamo una squadra molto pericolosa. È quello. Molto pericolosa, fra, per questo. Questo è il mio... Memory from Vienna. eh, I have one more for you. What one? What this guy means to you in your life. In my life, Bruno is the example for me of captain. Like, I have 35 years old. I go back in France. For my first time in my career, I will be captain. Everything they ask me, what you will do like captain, every time I think about Bruno. What he do. This guy have big impact on my career, of course, but also of my life. I grew up like a man, close to this guy, you know. He wasn't just the captain. You remember when I arrived? Yeah. I was not like this, bro. No. I was so down, so different, and he helped me to be professional, like mentality professional, but he helped me to begin a good man, big man. So, bro, we're there. You know. Love you, bro. We are going to cry, man. So, guys, Posição! Come on, man. Posição! I want to thanks because we are almost over our. We arrive, huh? Yeah, we arrived here, and one of the best friends, I think my best friend in volleyball, my brother for life, the iconic and legendary, one of the best ever played this game, and PRi NOiR. It's a big pleasure to have you here. Good pleasure. Thank you Really for inviting me. enjoy Thank this you. time with you, like understanding how is music in your life and how you prepare for everything. So it was an amazing moment for us. Thank you. Attention. Attention. Vous, c'est pas musique. Stiamo bene. Stiamo bene. Stiamo Stiamo bene. Bonjour everyone! Here we are in Orléans, a city where culture, history and French life all come together. Same island, same gyms. Now teammates at the highest level there is. I sat down with both of them at once, because honestly, you can't tell one story without the other. Rotations.